Salve a tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi vediamo come si prepara il brodo di carne, una preparazione indispensabile per cuocere i risotti, ma anche per allungare preparazioni in umido come potrebbe essere uno spezzatino oppure delle minestre. Ma vediamo tutti gli ingredienti necessari per prepararlo. Per circa 2,5 litri di brodo ci occorrono 800 g di imparature e ossa di bovino adulto, 400 g di pollame, 500 g di carne di bovino adulto che potrebbe essere collo, muscolo, spalla o altro, gambi di prezzemolo, 2 o 3 coste di sedano, 2 carote, un pomodoro maturo, una cipolla, un cucchiaio di sale grosso, uno spicchio d'aglio, una foglia di alloro, 2-3 grani di pepe e 2 chiodi di garofano. Inoltre si può arricchire ulteriormente aggiungendo un rametto di timo, del porro o altri elementi vegetali. E infine circa 4,5 litri d'acqua. Cominciamo la preparazione sbianchendo le ossa, ovvero andranno sbollentate in acqua in modo da eliminare tutte le impurità e eventuali tracce di sangue. Mettiamo le ossa in una pentola, le copriamo con acqua fredda e portiamo il tutto a bollore. Nel frattempo puliamo le verdure, le laviamo accuratamente e le riduciamo in pezzi piuttosto grandi. Possiamo utilizzare le carote ben lavate anche con tutta la buccia. Per conferire una colorazione più ambrata al brodo è consigliabile arrostire la cipolla. Possiamo farlo su una padella antiaderente ben calda, adagiandola dalla parte del taglio. Togliamo la cipolla una volta che ha assunto una bella colorazione scura. Nel frattempo le ossa hanno raggiunto l'ebollizione, quindi spegniamo il fuoco e le laviamo accuratamente sotto l'acqua corrente. Poniamo le ossa che abbiamo sbianchito in una pentola, le copriamo nuovamente con acqua, aggiungiamo il pollame e il resto della carne e portiamo nuovamente a bollore. Aggiungiamo tutti gli elementi aromatici, quindi le verdure, le spezie, lo spicchio d'aglio e poco sale e lasciamo sobbollire per circa 3 ore schiumando all'occorrenza. Una volta che il brodo è pronto lo togliamo dal fuoco e mettiamo da parte la carne che possiamo utilizzare per una farcia o consumare come bollito, magari accompagnandolo con una salsa verde o con una salsa olio e limone. Dopodiché lasciamo riposare il brodo per una ventina di minuti in modo che le maggiori impurità si depositino sul fondo e lo filtriamo. Per filtrarlo possiamo utilizzare un colino cinese o semplicemente un colino a maglia fine. Preleviamo il brodo senza rimescolarlo in modo da non intorbidirlo. Se si vuole si può anche sgrassare il brodo. Possiamo farlo eliminando il grasso in superficie direttamente con il mestolo. Oppure possiamo farlo con della semplice carta da cucina. La appoggiamo direttamente sul brodo, adagiamo su e trascinandola eliminiamo completamente il grasso. Se necessario possiamo ripetere più volte l'operazione. A questo punto il nostro brodo è pronto, quindi possiamo utilizzarlo. Come si è visto, la preparazione del brodo è piuttosto semplice, sono solo un po' lunghi i tempi di cottura, pertanto è consigliabile prepararne un quantitativo maggiore e tenerlo in frigorifero pronto all'occorrenza. Inoltre è consigliabile sempre preparare il brodo in casa e non utilizzare preparati già pronti che solitamente sono a base di glutammato che conferiscono alle preparazioni sapori ormai standardizzati. Il nostro brodo invece conferisce dei sapori unici e più gustosi. Un saluto da Sonia, vi ringrazio per la vostra attenzione e continuate a seguire le mie prossime video ricette.